Dettagli fluo su un'immagine, spessore materico con il bianco, l'effetto lucido su un filo d'erba. Questi sono solo alcuni dei casi che richiedono l'utilizzo del canale spot. E, in poche parole, un dettaglio sovrapposto ad un'immagine di fondo. Per lavorare con i canali spot dobbiamo realizzare due file. Il primo di base, ed il secondo che includa solo i dettagli che ci interessa stampare con i colori particolari, bianco, varnish, neon giallo, neon magenta. Per poter realizzare il file del dettaglio è necessario utilizzare un software che preveda la possibilità di selezionare per colore. Corel, Adobe o programmi open source, non importa. Nell'esempio vogliamo realizzare un file per colorare i fari dell'auto con i colori neon. Per prima cosa andiamo a realizzare un punto in alto a sinistra con uno spray colorato. Questo piccolo trucchetto ci permetterà di ottenere un'immagine delle stesse identiche misure del file di origine. Procediamo con la selezione per colore includendo tutti i colori contenuti all'interno del dettaglio che ci interessa, e ricordiamoci di inserire anche l'angolo in alto a sinistra che abbiamo appena colorato. Copiando l'area selezionata possiamo quindi incollare in un nuovo file che, una volta ripulito, costituirà il nostro file di stampa per i dettagli. Ovviamente, selezionando per colore, sono molti i pixel che vengono inclusi, dovremo quindi procedere con la pulizia di ciò che non ci serve. In modo molto semplice possiamo procedere con lo strumento gomma e pulire il nostro file da tutto ciò che non serve. Completato il tutto, possiamo salvare il risultato. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Avremo un file di base, che stamperemo come sempre, ed un file del dettaglio, che stamperemo in un secondo passaggio utilizzando il canale spot che ci interessa. Quando la stampa del primo file sarà ultimata, apriremo il file del dettaglio agendo sulle impostazioni del canale spot. Ovviamente quest'ultimo andrà posizionato nella stessa identica posizione rispetto al primo file, avendo cura che abbiano entrambi le stesse dimensioni. Apriamo Impostazioni, clicchiamo su Modifica, e subito dopo, sul pulsante Gestione del bianco. Non dovremo fare altro che selezionare uno dei 4 canali spot a disposizione per comunicare alla stampante quale utilizzare. È importante ricordare che, poiché per la NeonJet il colore bianco è il canale spot per eccellenza, in fase di lancio stampa dovremo selezionare l'opzione White Color e comunicare alla stampante di stampare solo il bianco inserendo il valore 0 su Color ed 1 su White.